Ciao ragazzi, allora, oggi vi voglio parlare del mio Winter Mix o la mia agendina. Sì, lo so, la mia grafia è veramente pessima, però meglio così perché così almeno i segreti che sono dentro li capisco soltanto io. A parte gli scherzi, vi voglio parlare appunto, come ho già detto, del mio Winter Mix con prodotti della Ace Baits che ricevo grazie alla mia collaborazione che ho con l'azienda da un bel po' di anni. Veniamo subito al mix. Vi presento questo Winter Mix volume 1, perché ne ho anche un'altra versione che ve la farò vedere in un altro video. Allora, gli ingredienti utilizzati sono il Prosecco e il Red Factor, due bastoncini tecnici. Ok, si potrebbe fare una boilers anche soltanto con questi due miscele, poiché sono completissime sia dal punto di vista dei macronutrienti che dei micronutrienti. Quando parliamo di macronutrienti parliamo di carboidrati, proteine e grassi, micronutrienti, vitamine e minerali. Mi aiuto con la mia agendina anche perché così spero di non dimenticare nulla. Allora, nel Prosecco come dire, abbiamo una percentuale all'interno di farina di pesce, miele, non è dolce come il PTX, che è un altro bastoncino tecnico che ne ho già parlato su Carb Magazine. Viene riconosciuto subito, immediatamente dalle carpe. All'interno abbiamo anche semi di soia tostata, melassa da canna da zucchero, che è molto solubile in acqua fredda, ricca di minerali, ferro, semi di canapa e contenuto proteico si attesta sul 23%. Il Red Factor invece ha un'alta percentuale di biscotto d'uovo, quindi ha anche la funzione di binder, che significa che aiuta la meccanica delle farine, ci permette di ottenere un impasto elastico e facile da rollare. E abbiamo dentro una percentuale di Robin Red, forse uno degli attrattori più famosi per la cattura delle carpe. Poi abbiamo è un ingrediente che viene utilizzato anche per le classiche past baits, quelle che si vanno ad avvolgere intorno al piombo, o è possibile impiegarlo anche per avvolgere l'intero rig. E poi carbonato di calcio, semi di Niger, lieviti, semi di soia tostata e un contenuto proteico più basso, sul 10%. Allora, io ho utilizzato anche in questo mix, quindi vi do subito le percentuali: 150 grammi di Prosecco, 150 grammi di Red Factor, 150 grammi di cornflakes macinati, micronizzati quindi. Perché cornflakes e non la classica farina di mais? Perché, come abbiamo detto già tantissime volte, l'abbiamo anche scritto in diversi articoli su carbmagazine.it, la carpa, come sappiamo, ha difficoltà nello scomporre gli amidi, quindi occorre darle degli ingredienti precotti e predigeriti. Il classico trittico di una volta, semola, farina di mais e soia, non deve essere utilizzato, deve essere utilizzato una sua versione evoluta, ossia semolino precotto, soia tostata e cornflakes micronizzati oppure il TTX. Ok? Poi ho inserito in questo mix, qua ragioniamo su 500 grammi di miscela, secca. Ho anche inserito il caseinato di calcio, ok, che è un ingrediente davvero eccellente da impiegare nel periodo invernale, poiché è molto solubile in acqua, ha un contenuto proteico del 90%, quindi è un ingrediente che viene utilizzato nelle esche HNV, ma è più digeribile della caseina. Poi rende e dona alla boil una struttura spugnosa e quindi permette il rilascio di tutte le sostanze e di liquid food che andiamo a inserire nella parte liquida. 25 grammi. E 25 grammi di egg compound, che è un sostituto delle uova, contenuto proteico del 60%, anche questo dico abbastanza solubile in acqua. 4 uova, poiché abbiamo inserito 25 grammi appunto di egg compound. Extra mix, andiamo a inserire il Green Lipped Mousse nella sua versione grassa, che è una versione più pregiata rispetto a quella classica, 10 grammi di Winter Amino Compound, una selezione di aminoacidi che funzionano in acqua fredda, appunto dal nome Winter, inverno, il cui video è presente su Carb Magazine TV, andatevela a vedere perché
davvero interessante. E c'è anche un articolo, amminoacidi conosciamoli meglio, che ho aggiornato poco tempo fa, dove vado ad approfondire ancora di più di questo discorso. Poi l'L-citina in polvere 10 grammi, che mi serve per andare a emulsionare i 10 ml di olio di canapa ricco di omega 3, 6, 9 e minerali. E poi abbiamo inserito il super garlic concentrato 1 grammo, davvero potentissimo, e 2 grammi di dolcificante naturale stevia. Parte liquida abbiamo inserito 25 ml di amino compound sweet fruit, che è un liquid food a base di frutta mista potenziato con aminoacidi in struttura L. Vi riporto al sito per capire la differenza tra struttura L e struttura D. L'olio di canapa, già ve l'ho detto, 10 ml, è un liquid food dell'azienda Ace nella versione Robin Green, diverso dal Robin Red classico, poiché qui abbiamo dell'aglio fresco e dell'alga spirulina. Bene ragazzi, allora se volete poi utilizzare un aroma, io vi consiglio un aroma fruttato, o il classico mulberry del grandissimo Rod Hutchinson, oppure il cream butterscotch che ho utilizzato io, che è un burro caramellato, o il semplice e classico Scopex. Vi consiglio anche l'utilizzo di un olio essenziale. Io ho utilizzato il black pepper, ma da non aggiungere nella parte liquida. Una volta che li avete cotto nella vaporiera le vostre boilers, una goccina per ogni boilers da innesco, ok? Questo è il risultato. Una volta che si è asciugata, è pronta per essere lanciata nel rig, è pronta, scusate, per essere lanciato in acqua. Una goccina su ogni boilers che utilizzate e siete pronti per pescare. Allora, che altro dire? Se volete utilizzare creare un dip a parte da versare sempre dopo la cottura, il risultato è quest'altro. Lo potete realizzare con 20-25 grammi di Robin Red, che andate a stemperare con un po' di acqua tiepida e dopo lo versate sulle boilers. Oppure, se avete della glicerina liquida, 15 ml di glicerina liquida la aggiungete in un sacchetto per alimenti, 20 grammi di Robin Red all'interno, agitate e dopo le mettete sull'essiccatoio. Dopo un 24-48 ore, 48 ore meglio, si andrà a creare, come vedete, una crosticina davvero interessante che creerà una nuvola attrattiva in acqua. Questo è la prova del bicchiere. Vi dico subito che sono 4-5 ore, io l'ho già testata per più di 20 ore la pallina in acqua. Creo le mie boilers, le rollo a mano senza l'uscire della tavola, perché mi piace creare appunto delle vere e proprie palline da golf come queste. La boilers di questa dimensione qua, 30-32 mm, dopo più di 18 ore in acqua avevo una boilers, era diventata del diametro di 20-24 mm, ma con il nucleo ancora abbastanza compatto. Ok? Come potete vedere, l'acqua si è intorbidita e si è creato un sedimento degli ingredienti utilizzati direttamente sul fondo del bicchiere. Ragazzi, ve lo consiglio questo mix perché funziona davvero egregiamente nel periodo invernale. Questo è tutto, ci vediamo in un prossimo video, ciao!